Eccoci amiche, allora adesso veramente sono decisa a consumare tutti i piccoli avanzi dei colori. Sapete che a me i colori piacciono tanto, mi piace anche molto questa tecnica granny che usavano le nostre nonne per le coperte, per gli scialli, per tutti. Questa volta non ho resistito, ho cominciato senza di voi. Vi faccio però vedere la partenza adesso, facciamo di nuovo insieme la partenza e vi spiego quello che vorrei fare. Freestyle, che significa appunto stile libero. Facciamo una fascia con una maglia, delle palline, dei fiori. Volevo fare uno scialletto, un batto di questi da mettere davanti, anche un po' come scaldacollo. Quindi andiamo avanti con le dimensioni. La partenza è semplicissima, è quella classica, ve la faccio vedere adesso, ricominciamo il giro. Adesso sto facendo questo triangolino, ho cominciato ieri sera, poi facciamo insieme gli stadi di avanzamento. I colori li decidete voi, l'ordine dei colori così come vi sono rimasti. Non buttate mai la lana perché anche un gomitolino piccolo può servire per un giro. Adesso farò ad esempio una fascia bianca un pochettino più grande, magari tutta a maglia alta in maniera che rimane liscia, e poi comincio con dei fiorellini. Vi spiego, questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 più quello bianco, che già è una dimensione ragguardevole, insomma, cresce veramente in fretta. Gli aumenti che fate è una mezza mattonella, come vedete. Gli aumenti che fate vanno fatti per la mezza mattonella soltanto al centro e di lato. In pratica c'è una maglia, delle catenelle che sostituiscono la maglia bassa, che vengono separate del resto, e poi andiamo avanti così. Adesso vi faccio vedere come iniziare il lavoro, o il cerchio magico o come preferite. Io faccio la cappiola e la catenella, non ho molta simpatia perché sta codina mi scappa sempre. Allora 1 2 3 che sostituiscono la maglia alta e poi una catenella. Questa sarebbe questa maglia di separazione che ci portiamo sempre dietro. Vi faccio vedere. Allora cominciamo col primo set. Sono 4 catenelle, 3 che sostituiscono la maglia alta, e l'ultima catenella è, diciamo, quella di separazione. Entro nella prima catenella fatta, si allargherà leggermente il buchino, e faccio un set di 3 maglie alte nello stesso foro. Poi 2 maglie alte, 2 catenelle, scusatemi, e di nuovo sempre nello stesso foro 3 maglie alte. Si vede da subito il lavoro.
una maglia alta e una maglia alta che funge appunto da rifinitura. Potete già vedere questa parte qui, la parte centrale, il primo ventaglietto. Giriamo il lavoro, di nuovo ci portiamo dietro questa diciamo, chiamiamola maglia alta, anche se noi facciamo le 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, la quarta, e poi nel primo spazietto andiamo a fare di nuovo un altro set, che sono tutti ventaglietti, il punto granny, no? Il punto della nonna, quindi 3, un ventaglietto, una catenella. Le 2 catenelle le fate soltanto all'angolo quando arrivate per l'aumento, perché ripeto, faremo un aumento centrale all'angolo e quindi rifacciamo 2 set da 3 separati da 2 catenelle. Adesso voi proseguite. Ho fatto vedere in parecchi tutorial come cambiare il colore e comunque ve lo faccio vedere ancora. Questa codina chiaramente la fissate poi con l'ago, ne avrete parecchie da fissare. Adesso abbiamo fatto l'angolo, lo vedete? Facciamo una catenella e andiamo in questo spazietto qui, dopo il ventaglietto facciamo un altro set, una catenella e una maglia alta, che sarebbe sempre quella del bordo che rimane in basso. Io porto avanti così, ve l'avvicino, si vede molto bene. Giro il lavoro e quindi facciamo di nuovo 1 2 3 4, quindi 3 sono la maglia alta e una quella di separazione. Qui andiamo a fare il primo ventaglietto da 3, 2 e 3, sarebbe il punto granny, una catenella, perché per il lato sono sempre e solo una catenella, 3 maglie alte nello spazietto che trovo, un'altra catenella e qui l'angolo, che l'angolo è sempre fatto da 2 set, due, 3, 2 catenelle all'angolo, ricordatevelo, e un altro set. Adesso vi faccio vedere come cambiare il colore. Una catenella, un altro set,
caduta la lana, per questo faccio questi movimenti inconsulti. Allora faccio l'ultimo set nello spazietto, 1 2 e 3, e poi sempre la nostra maglia alta, che sarebbe la rifinitura sotto, poi faremo un pizzo con un bordo di rifinitura. Io cerco di farla proprio nella catenella, perché almeno si blocca. Ecco qui, è visibile già come viene. Adesso volevo farvi vedere come posso inserire, facciamo un colore di, come posso inserire il nuovo colore. Questo va tagliato, ricordatevi, non c'è altro sistema. Si taglia la lana, anzi facciamolo così vi faccio proprio vedere. Allora fate così, cappiola e chiudete. Nuovo colore, ovviamente girate il lavoro, nuovo colore. Io ogni 2-3 giri me li sistemo le codine col l'ago, datemi retta, perché con l'uncinetto escono sempre fuori e rischiate di veramente rovinare il lavoro. Allora faccio così, la prima volta li prendo tutti e due i capi così che si fermano e poi proseguo così, 3 catenelle che formano la maglia alta, una catenella ancora, e adesso nel primo spazietto facciamo il nostro primo set di 3 maglie alte. Io li chiamo ventaglietti, una catenella e un altro set, e proseguite così il lavoro. Cambiate ogni giro, cambiate ogni 2 giri, così come vi dice. Se volete seguire il lavoro che sto facendo io, ogni volta che cambio la situazione ve lo faccio vedere senza annoiarvi e lavorare tutto lo scialle. La maglia è sempre, il punto è lo stesso, il punto granny, quindi vi faccio vedere gli stati di avanzamento. Adesso sto continuando, come vedete, con una fascia bianca perché voglio fare dei fiorellini semplici o delle palline. Decideremo insieme come fare la decorazione. Cerco anche ogni tanto di cambiare punto. Ecco qui, siamo arrivati all'angolo e quindi all'angolo dobbiamo fare 2 set di 3 maglie alte che formano un aumento distanziati da 2 catenelle. È chiaro, no?
veramente facile, però d'effetto carino. Alternate i colori come vi piace, sistemateli molto misti oppure divisi per sfumature, magari ecco dal bordeaux al rosso, poi passate al giallo, il marrone, il grigio, fanno veramente allegria d'inverno. I colori in genere e poi lavorati così un po' zingareschi, ecco. Ecco, finiamo questo triangolino e ci riaggiorniamo quando andiamo avanti con questo l'ho fatto proprio per farvi vedere come lavora. Io qui ricambierei il colore tranquillamente, sempre con la stessa tecnica. Ogni tanto mettete dentro le godine con l'ago che non solo vi disturbano il lavoro, ma rischiate di in qualche modo impicciare tutto. Ci vediamo qualche giro più avanti. Allora ecco, guardiamo insieme lo stato di avanzamento del nostro scialle. Abbiamo fatto la fascia su cui applicherò dei fiori. Avevo pensato a questo fucsia un pochino carico. Ho pensato prima a delle palline, ma i fiori mi stuzzicano di più. È veramente freestyle, quindi decidete voi come comportarvi. Poi vi faccio vedere come avviare, come realizzare questi fiorellini. Come ho cominciato questa fascia, finendo il 13° giro, contiamoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, quindi poi certo potete farlo anche prima la fascia o dopo, però io vi dico come ho fatto io. Che cosa ho fatto? Per non attaccare direttamente a lavorare la maglia alta sui ventaglietti, ho distanziato, ho fatto quindi una maglia alta fra un ventaglietto e l'altro. All'inizio, sempre come al solito, l'aumento che c'è indispensabile per fare le due punte, una maglia alta saltando un ventaglietto, quindi in pratica ho fatto una maglia alta 3 catenelle, una maglia alta 3 catenelle e quindi ho ripetuto il giro tutto intorno. Viene perfetto perché rimangono soltanto all'ultimo i ventaglietti e la maglia alta che è la continuazione appunto del triangolo. Al centro, come al solito, ho proseguito con gli aumenti, ovviamente non facendo i ventaglietti, però le maglie alte, quindi insomma è venuta abbastanza lineare. Adesso faremo i fiorellini sulla fascia. Come facciamo? Facciamo il nostro cerchio magico. Vi ho detto più di una volta che non ho tutta questa simpatia, ma in questo caso è meglio perché ci dà la possibilità di stringere molto. Dobbiamo fare nel cerchio magico 15 maglie basse, quindi 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Tiriamo la nostra coccodina, ecco qua. Allora, proseguiamo. Come dobbiamo proseguire? Nella prima maglia bassa chiudiamo ovviamente con la maglia bassissima il lavoro, una catenella. Mannaggia ragazzi, ho detto sempre che non mi è simpatico sto cerchio magico. Ecco qua, maglia bassa. Ora nella maglia bassa successiva 1 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. I petali si sviluppano in pratica su 3 maglie, una maglia bassa, 2 set da 2 maglie alte e un'altra maglia bassa. Ecco, e facciamo l'altra maglia bassa. Ecco qui il primo petalo, la maglia successiva, i 2 set di maglie alte, 1 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Ecco, questi sono i primi 2 petali. La maglia bassa successiva facciamo di nuovo i set per il petalo, che sono 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte nello stesso foro, e sono quindi
3 petali, ne mancano 2. In fondo questo è un fiorellino semplicissimo perché c'è il giro di le 15 maglie basse e poi subito il giro di petali, per cui più semplice di così. Di nuovo proseguiamo con il 7, 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte, chiudiamo con una maglia bassa e facciamo l'ultimo petalo. Uno, due, 2 catenelle e altre 2 maglie alte. Ricapitoliamo in maniera che ve lo ricordate questo fiorellino che è semplicissimo. Allora, abbiamo 15 maglie iniziali, sviluppiamo in pratica 5 petali da 3 maglie per farvela breve. Che cosa facciamo? Ogni petalo è 2 set da 2 maglie alte e 2 catenelle centrali. Nello stesso foro fate 2 ventaglietti da 2 maglie alte, ecco qui, e abbiamo il nostro fiorellino. Più grande assolutamente sarebbe sproporzionato per questa fascia, diciamo che così ci siamo. Si possono anche fare su 2 toni, ma diciamo che è meglio tutto di un colore. Proseguiamo così, magari a 10 centimetri di distanza, quindi ne vengono 4 per lato, quindi dovrò farne 9 così per poterli inserire nella fascia. Allora proseguo con i miei 9 fiorellini e poi vi faccio vedere come cucirli e l'effetto che fanno. Ci vediamo al prossimo stato di avanzamento. Ecco lo stato d'avanzamento, insomma sono andata avanti, devo dire che mi piace tantissimo. Ecco, allora noi eravamo rimasti all'inizio della fascia bianca. Come vedete ho lavorato abbastanza e nessuna novità. Il fiorellino fucsia ve l'ho fatto vedere come fare praticamente un giro solo. L'anello magico, 15 maglie basse e poi subito i petali. Avevo detto inizialmente che ne avrei fatti di più, però come vedete probabilmente la lana è abbastanza spessa. Io lavoro tutto con l'uncinetto del 3,5, ma devo essere sincera, visto che sono avanzi, non proprio tutte le lane hanno lo stesso spessore. Comunque diciamo che sta andando bene. Adesso volevo fare una fascia nera. Che vi devo dire?
il suggerimento che vi do nel attaccare i fiorellini, come vedete non si vede nulla perché io l'ho cuciti col filo bianco in questo caso, perché può succedere che poi lo scialle si volta, quindi non è carino vedere i punti di lana, così non si vede assolutamente nulla. Bisogna andare proprio con la lente di ingrandimento. Poi dopo 4 giri di maglia alta con cui ho fatto la fascia che vedete, ho proseguito per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri che chiaramente diventano sempre più grandi perché insomma si allarga anche la dimensione dello scialle. Mi piace moltissimo e sicuramente lo porterò molto, lo voglio abbastanza grande. Inizialmente ho pensato a un Bactus, quindi una sciarpetta da mettere al collo, ma francamente mi piace molto e quindi lo voglio tenere anche per altre occasioni, anche in casa io li metto volentieri. Allora, volevo anche dirvi, ecco, sto facendo la fascia nera, ovviamente cerco di regolarmi per il quantitativo che ho di lana, anche il rosso lo utilizzerò, si sono proprio decimati i miei avanzi, è un buon sistema quello delle nonne, poi ha un'immagine un po' zingaresca, carinissima, che mi piace molto, lo vedo con i jeans, lo vedo, prevedo che lo userò parecchio. Proseguiamo con la fascia nera e poi volevo fare un, diciamo, un ramo verde che attraversa tutta questa fascia con dei piccoli fiorellini o gialli o rosa o gialli e rosa, così non facciamo torto a nessuno. Più colori ci sono e più viene carino il nostro scialle, veramente grazioso, credetemi. Allora proseguo con la lavorazione e poi fra qualche giro vi aggiorno per questa fascia di decorazione. Prevedo 4-5 giri, quindi un pochino più larga di quella bianca. Allora, vi descrivo il mio lavoro di cui vado abbastanza orgogliosa perché è diciamo, un lavoro forse un pochino lungo, assolutamente non difficile, però essendo così uno stile libero, me lo sono veramente inventato. Ho mischiato due tecniche, una è quella multicolor di questi scialli stupendi russi dell'Europa dell'Est, che secondo me sono dei quadri. E poi, come vi ho detto, ho utilizzato tutte le lane rimaste, quindi più che altro mi sono fatta guidare dal quantitativo che avevo, perché ovviamente per fare i primi giri va bene, ma poi mi sono dovuta attenere a i rimasugli un pochettino più abbondanti per fare, ecco, le fasce e i fiori. Vi faccio vedere come ho proseguito. Vi avevo già anticipato che avrei fatto la fascia nera, ve la faccio vedere da vicino. In pratica ho fatto 5 giri di maglia alta
E poi, visto che i fiori già li avevo fatto, ho deciso di fare una cosa del genere, stra facile, non facile, stra facile, scusate, sono uscita dall'inquadratura. È una catenella e poi dei dischetti fatti con anello magico e maglia bassa, 12 maglie basse, quindi più facile così. Come vedete, cucito con il filo nero, quindi non si vede assolutamente nulla, perché appunto lo scialle potrebbe essere necessario far vedere anche l'altro lato. Quindi un pochino di pazienza poi per applicare con dei puntini nascosti tutti i vostri decori. Vi faccio vedere perché sto finendo di fermare la catenella, ecco, puntini nascosti, quindi non si tratta di un lavoro difficile, si tratta di un lavoro di pazienza, tutto qui. Poi riprenderò con il Granny, sempre con altre sfumature del genere, e poi prevedo un'altra fascia o comunque di fiori un pochino più grandi, tipo 3D, con i petali a rilievo. Volevo una cosa per poi finire con un pizzo, quindi diciamo che è un lavoro un pochino lungo, ma credetemi, di grossa soddisfazione, per cui ecco, estremamente facile, con dei puntini nascosti io fisso la catenella e poi metterò i cerchietti alternati, quindi insomma ho quasi finito. Questa è la fascia. Ho dei bei colori, dei bei toni rosati ancora che metterò, ma come vedete sta bene addirittura l'acqua marina col bordeaux. Insomma, sto facendo esercizio per giocare un po' con i colori. Avanzo con il lavoro come vi ho fatto vedere e poi vi faccio vedere l'ulteriore stato di avanzamento di questo scialle, che penso mi godrò veramente tanto perché mi piace molto. Ci aggiorniamo allora fra qualche giro. Allora vi faccio vedere come faccio le rose. Sono 3 giri, molto carine, facili anche da chiudere. Abbiamo una catenella, 4 5 6 7 8 9 10, ovviamente dipende sempre dalla grandezza delle rose. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e 30 31 32 33 34 e 35. Ecco, questo sviluppa 35 maglie, sviluppano una rosa con 11 petali, molto carina, ve la faccio vedere. Allora adesso faccio le 2 catenelle per partire
come in sostituzione della maglia alta. Dobbiamo fare degli archetti. Adesso all'inizio non riuscite a vedere, come delle V, degli archetti con 2 maglie alte nello stesso foro, su cui poi sviluppiamo i nostri petali. Quindi già alla seconda vi faccio vedere come funziona in pratica. Dovete fare 2 maglie alte nello stesso foro e poi attaccato un altro archetto. È visibilissimo, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui, in pratica 2 maglie alte, 3 catenelle che sono il vostro archetto, e qui faremo un petalo, qui un altro petalo. Vi faccio vedere adesso lentamente. Saltiamo 2 maglie alte, qui in questo foro facciamo il prossimo archetto, una maglia alta, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso foro. Quindi questo è il nuovo archetto. Adesso saltiamo 2 catenelle, in questo foro facciamo l'altro archetto, una maglia alta, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta. È piuttosto veloce, molto bella e movimentata, abbastanza grande, perché per lo scialle servivano delle rose visibili, non proprio roselline. È molto laborioso, non difficile assolutamente. Poi voglio condividere un video con i fiori più belli. Ecco, vedete come vengono? Tutte piccole V con sopra l'archetto, e da lì partiremo con il nostro petalo. Uno, due, tre. No. Allora qui non serve, devo fare l'altra catenella. Ecco, qui invece faccio le 3 catenelle, 2, 3. Va bene, finito il giro poi vi faccio vedere il prossimo. Allora, ecco qui, voglio farvi vedere, sono 12 petali, non 11, in effetti 35, quindi vengono dei bei petali. Adesso ogni archetto noi facciamo un petalo, vi faccio vedere, stra semplice. Allora, 2 catenelle per alzare il lavoro, che mi sostituiscono la maglia alta, quindi in pratica ecco 2 maglie alte diventano 3 con la catenella, 2 catenelle e un altro set da 3 maglie alte. Ecco qui. Adesso cosa crea la rotondità del petalo? Vado a fare una maglia bassa qui a metà dei vostri archetti, quindi di nuovo 1, 2,
e 3, 2 catenelle e di nuovo un set da 3, una sorta di ventaglietto che diventerà il vostro petalo della rosa. Poi faccio vedere anche come fermarla. Qui di nuovo tra un ventaglietto e l'altro chiudiamo il nostro petalo, vedete, già è visibile. Chiaramente poi si cuce con l'ago, si ferma con l'ago, vi farò vedere. Adesso proseguite. 1, 2 e 3, 2 catenelle e un altro set da 3. E 3. Ecco, adesso come chiudiamo il petalo andiamo a fare la maglia bassa qui e cominciamo con l'altro. Proseguite per tutto il giro e la rosa è finita, poi la cuciamo insieme, vi faccio vedere e vi faccio vedere anche bene la dimensione. Allora, ecco come viene la nostra rosa, perché chiaramente questi ventaglietti creano delle onde. Adesso vi faccio vedere come cucirla. Ecco qui. Allora, noi la arrotoliamo così e poi oddio, ho fatto il contrario di quello che avrei dovuto fare, tenendo chiaramente fuori il cavo della lana. Ecco, la fermiamo e continuiamo ad arrotolare. Continuiamo ad andare avanti. Vedete, è molto carina. Ecco qui. Vedi che carina. Vi volevo far vedere anche un'altra, perché io farò una grande e una piccola. Questa è sempre la stessa rosellina, però sono 7 petali, 7 archetti e 7 petali, ovviamente molto più piccolina, diciamo un boccioletto, e questa con 35 maglie, quindi bella media, anche grande oserei, e questa con 20 maglie, quindi regolatevi, dipende anche un pochino dalla dimensione che volete ottenere. E quindi andiamo avanti con la decorazione. Ho fatto una fascia e sto applicando le rose. Poi ci vediamo per lo stato d'avanzamento. Vorrei poi finire con un bel pizzo. Applico le rose e poi vi faccio vedere il risultato. Allora vi faccio vedere gli ultimi particolari.
diciamo che ecco, dopo la fascia nera ho proseguito con vari colori che secondo me sono stupendi, bellissimi. E poi ho fatto una fascia chiara e tutte le rose, ho alternato una rosa più grande e una, quindi una 35 maglie e una da 20 maglie, sempre con la stessa tecnica che vi ho fatto vedere. E poi il pizzo. Per il pizzo vi condivido lo schema. Adesso appena metto il video condividerò nei dettagli lo schema. È piuttosto semplice, non è un pizzo complesso. È ovvio che poi potete fare qualsiasi tipo di rifinitura, ma questo è molto carino. La rifinitura invece dalla parte, diciamo, del collo l'ho fatta così, il pizzo lo faccio vedere nei dintorni, i due lati, diciamo, del triangolo. È veramente grazioso. Adesso vi faccio vedere indossato e con una fotografia più panoramica, in maniera che, a parte i particolari che vi ho descritto nel tutorial, potete vedere come sta. È veramente bello, io sono soddisfatta. È chiaro che una cosa del genere vi porta via forse una settimana. Tenete presente che io non ho un laboratorio, non sono una professionista, sono come voi, per cui tra la casa e gli impegni familiari è ovvio che lavoro poche ore al giorno. Chi invece si può dedicare tutta la giornata, ovvio che ci mette meno tempo. Ancora più veloce sarebbe facendo tutto granny, che comunque è comunque molto bello. Io ho deciso di usarlo adesso quando sarà un pochino meno freddo, con i jeans, con un abbigliamento proprio casual. Mi piace molto, spero tanto che piaccia anche a voi. Vi faccio vedere comunque lo schema da cui sono partita e lo metto anche nei dettagli scannerizzato, in maniera che se volete ve lo scaricate. È piuttosto semplice, sono partita dalle maglie alte e quindi si sviluppa con 6 maglie. Comunque è piuttosto semplice da fare, ve lo assicuro. Io addirittura ho tolto l'ultimo giro perché mi sembrava più che sufficiente. È ovvio che poi potete fare qualsiasi altro tipo di pizzo che vi piace. Buon lavoro, vi mando lo scialle indossato.